non c'ha fame qui. Subito. Guardate che bellezza, stupendo, stupendo ragazzi, dentro questa gola, questa cascata, guardate, bellissimo ragazzi. Look at this! Wow, spettacolare! Eccoci ragazzi, allora, come avete già visto, il video in questo caso riguarda il Bradford 3.5. Per chi non conoscesse il marchio, è un marchio americano, Bradford, negli Stati Uniti. E questo qui appunto è il Guardian, diciamo modello molto famoso, anche se ci sono di diverse versioni: Guardian 3, Guardian 3.2, Guardian 3,5, Guardian 4, Guardian 4,5, Guardian 5.5. Viene chiamato Guardian, ma tra le varie misure eccetera si parla proprio di modelli in alcuni casi molto molto diversi. Qui abbiamo il Guardian 3.5, lo vedete riportato qui nel piatto di lama.
Qui vedete riportata la scritta Bradford USA. Questa qui lo fa Bradford, utilizza tantissimi acciai, dall'ABL a M390, N690, Magna Cat, insomma usa veramente veramente tantissimi acciai. Le versioni più recenti appunto sono in Magna Cat o Magna Cat e manicature nei più svariati materiali, dal carbonio a micarta, G10, fa tantissime versioni dei loro modelli, tantissime versioni. Questa che ho io appunto è la versione in M390. Parliamo di un coltello comunque da backup o comunque da EDC. Bradford è specializzata appunto su coltelli everyday carry. Vedete la lunghezza di lama. Su molti siti vedo riportata la lunghezza lama 9,5, invece ragazzi la lunghezza della lama di questo Bradford Guardian 3.5 è di tagliente utile, perché per me appunto la lama è il tagliente utile. Parliamo di 8 centimetri più o meno, ok? Non più di 8 centimetri, comunque 8,2, 8,1, 8,2 di tagliente, 8 centimetri. Quindi è un coltello molto compatto che ha una lunghezza complessiva di 20 centimetri circa. È un coltello che, come avete visto nel video, il suo sistema di porto sarebbe in orizzontale sul davanti. Io ho fatto 2 forellini sul fodero perché mi piaceva l'idea di portarlo anche come neck knife in questa maniera. Il cuoio non è un cuoio molto duro, un cuoio molto morbido, dentro c'è un inserto in plastica che non trovo male come idea, perché comunque, visto e considerato che il coltello ha una punta molto acuminata, praticamente lo protegge. Come dicevamo, è un coltello EDC Everyday Carry, è un coltello quindi per scopi di backup, ma che in realtà questo è un coltello effettivamente con una fruibilità veramente vasta. Io lo sto usando da più di una settimana e l'ho usato sia per compiti quotidiani, cibo, apertura pacchi, truccioli per la stufa, eccetera, sia per escursioni. L'avete visto, l'ho usato sul campo, l'ho anche strapazzato un po', ho fatto anche delle prove un pochino più dure, oltre a quelle che avete visto nel video, un po' di batuning. Il coltello ha resistito benissimo. Questa qui è la versione Nimbus Finish, mi sembra Nimbus, mi pare che si chiami. È una specie di acetatura, se vogliamo. Comunque resiste veramente, veramente bene. Comunque, essendo anche in acciaio M390, è un acciaio inossidabile da tecnologia delle polveri molto, molto, molto duro, con una resistenza all'usura, una tenuta del filo veramente pazzesca. Io questo qui non l'ho ancora riaffilato come si deve, non rade più proprio i peli da farli saltare, ma ha un filo veramente ancora molto 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 incisivo, cioè vedete che il lavoro l'ha fatto, non l'ho ancora riaffilato perché voglio vedere quanto praticamente tiene questo filo, e taglia veramente tanto. Il coltello ha questo tipo di impugnatura che a me piace molto, impugnatura molto semplice, un po' sullo stile del, torno un po' a favore di telecamera, un po' sullo stile dell'Ese Izula, no? Se vogliamo, che sia appunto differente rispetto al Guardian 3 che ho visto in altri casi. È un coltello che a me piace veramente, veramente tanto.
Io non sono un fan di coltelli piccoli in generale, cioè nel senso, ehm, non è che non sono un fan, però comunque se devo vedere, spesso e volentieri sono più attratto da coltelli di dimensioni medio-grandi. Per piacermi un coltello piccolo deve essere fatto veramente, veramente bene. Innanzitutto dalla scelta dell'acciaio, ha tanti piccoli particolari che lo rendono sfruttabile, fruibile, non essere pesante. Cioè un coltello piccolo per me deve essere leggero, ma nel contempo abbastanza robusto e deve essere tagliente, molto affilato. Perché comunque non si tratta di un coltello che sarà impiegato per chopping e batoning estremo, ma per attività di taglio e quindi la caratteristica di essere tagliente e di tenere il filo a lungo penso che sia una caratteristica diciamo assolutamente richiesta da un coltello di piccole dimensioni che quindi deve svolgere questi compiti di taglio. Qui col Bradford, col Guardian 3.5, secondo me hanno centrato assolutamente l'obiettivo. Coltello che a me piace veramente tanto, rientra tra i miei coltelli tra i 3 e i 4 pollici preferito, insieme a un altro paio di coltelli che poi più avanti magari farò un video su questi, quali sono i miei coltelli preferiti da 3-4 pollici. Sono coltelli che sono molto fruibili, certamente, non gli si può chiedere tutto, ma in ogni caso sono coltelli che all'occorrenza magari uno riesce ad avere spesso e volentieri con sé, perché sono molto pratici, molto comodi da portare, essendo anche coltelli a lama fissa, quindi non chiudibili, ma comunque sono ancora facilmente portabili in tasca, al collo, sulla cintura, insomma un coltello molto molto comodo. Qui devo dire che veramente Bradford ha centrato il segno, secondo me, perché questo qua è un coltello che non è economico, ragazzi, perché comunque per un coltello con 8 cm di lama parliamo di 200 euro circa. Però posso dirvi che io nell'arco degli anni ho provato vari coltelli anche da 3 pollici, dai Tops, Scandi Tracker, all'Izula, o il Mora Eldris che è un grandissimo coltello per il prezzo. Ne ho provati veramente tanti, c'ho il Tops KD, quello scheletrato, ne ho provati veramente veramente tanti. Questo qui per me li batte tutti, sia in fatto di ergonomia, di comodità, sia il fatto che sia un EDC, ma comunque una lama ancora abbastanza lunga, perché per me questi 8 cm sono il minimo sindacale per una lama di un coltello che comunque sì, è un EDC, sì, è un coltello, può essere usato anche per emergenza, eccetera, ma deve avere un'efficacia, una lama molto più corta. È vero che l'Eldris è una delle poche eccezioni dove è una lama veramente corta, però è molto efficace. Comunque sia, questa è la dimensione per un EDC che io preferisco, perché la lama è ancora abbastanza lunga e riesce a fare dai lavori del taglio del cibo, comunque riesce a sezionare delle parti abbastanza grandi, non devi girargli attorno, perché bene o male parliamo di 8 cm di lama, 8, 8,2, 8,3, quindi è piccolo, è un EDC, ma comunque efficace. Potrebbe essere anche fare il coltello principale se abbinato a un'accetta o un segaccio, volendo, perché comunque riesce, ovviamente non fa i chopping, però quasi tutti gli altri compiti li sopperisce. È una lama molto sfruttabile e molto fruibile. L'acciaio batte tutti gli altri coltelli della concorrenza su queste dimensioni che ho provato, dal 1095 al 12C27, il Sandvik, a tutti gli altri coltelli che ho provato. L'N690 Cobalto è veramente una tenuta del filo spettacolare. Lo spessore è di 4 mm, quindi è anche abbastanza robusto. Vedete anche la punta, quindi nonostante sia un acciaio inox, ma con questo spessore e questa geometria, il fatto che la lama è corta,
si può star tranquilli anche con qualche lavoro un pochino più intenso, cioè da sezionare dei piccoli listelli, comunque roba alla sua portata per la lunghezza della sua lama. Devo dire, è un coltello che non costa poco, è vero, però è un coltello veramente, il primo Bradford che ho e sono rimasto veramente contento. Mi piace veramente tantissimo e lo sto usando quotidianamente, veramente un coltello fantastico. Che dire ragazzi, spero che la recensione di questo Bradford Guardian 3.5 vi sia piaciuta. Fatemi sapere le vostre impressioni, se avete esperienza con questo marchio, se lo conoscevate o meno, e fatemi anche sapere le vostre impressioni sul video. Che dire, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao!